Iniziamo! Ciao a tutti! Oggi una ricetta calabrese, quindi del mio territorio. Una ricetta non è molto conosciuta ma è buonissima. La gru pariata si chiama, è una focaccia di Luzzi, che è un paese tipico vicino a Cosenza. Ed è una focaccia rossa. Vi ho incuriosito? Dai, prepariamola insieme! Iniziamo con lo sciogliere 15 g di lievito di birra fresco o 4 g secco in 150 ml di acqua che deve essere leggermente tiepida, proprio poco poco. «350 g di pomodori pelati, tagliati finemente oppure polpa, scegli tu». Ed è questa proprio la particolarità di questa focaccia, come vi dicevo, una focaccia rossa, grazie al pomodoro che mettiamo dentro all'impasto. Un cucchiaio di pepe rosso, quello secco macinato, dolce, e mezza tazzina di olio. Aggiungo 500 g di farina zero, pian piano. A fine video ti lascio il riepilogo degli ingredienti, come anche in descrizione e nel primo commento, come sempre. Ora aggiungo il sale, un cucchiaino di sale. E continuiamo con la farina finché le riceve. Comunque un impasto morbido, come vedi, così, non liquido ma morbido. Nel caso aggiungi farina oppure fai come ho fatto io, la metti proprio alla volta. Come vedi il cucchiaino sta fermo. Metto poco olio in uno stampo, in questo caso 30 cm, verrà bella grande come focaccia, e verso tutto il composto direttamente nella teglia, senza farla lievitare prima. Unica lievitazione direttamente nella teglia. Quindi velocissima. Come vedi non ti sporchi neanche le mani. La stendiamo bene, con poco olio sopra, se serve, per non farla appiccicare. Ed è pronta. Lavoro zero. Ma il risultato sarà spettacolare, come vedrete. Lasciamo crescere per almeno 2 ore oppure finché raddoppi almeno di volume, deve arrivare almeno al bordo, e poi vi dirò come procedere. A dopo. E voilà, è cresciuta fino all'orlo. Direi abbastanza, però essendo morbida non toccatela troppo perché sennò scende. E sopra mettiamo acciughe sott'olio e pomodorini, filetti di acciughe messi così sopra. Se vuoi puoi metterli anche prima della lievitazione, non cambia. E pomodorini tagliati a pezzettini, magari a metà. E origano, immancabile in Calabria. Io ne ho usato spessissimo, origano secco. Dà quel profumo che con le acciughe ci sta proprio bene.
Inforniamo a 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 25-30 minuti circa. Non puoi capire il profumo. Verifichiamo se è asciutta all'interno, ma sì, l'avevo già fatto prima. Asciutta. Ancora bollentissima, però la giro, sono temeraria io. Mi brucerò, ma spero esca intera. Voilà, guarda il fumo, proprio bollente bollente appena uscita. È meravigliosa, soffice. Ta-tan. Ok, adesso ci siamo. Morbida. Grupariata significa, viene da gruppo, in dialetto significa buco, quindi all'interno sarà tutta buchi buchi. Questo è il significato del nome. E infatti, guarda, tutta buchi buchi, sofficissima. Poi il colore, ne vogliamo parlare? Bella e buona. Praticamente si scioglie in bocca. Puoi farcirla anche dopo cotta, volendo, visto che è alta, viene tagliata a metà e farcita con quello che si ha, con verdure o mozzarella, formaggi, quello che preferisci. Ma è buonissima già così. Ti lascio il riepilogo degli ingredienti. Ti ringrazio per la visione come sempre e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis, mi farebbe molto piacere. Ciao, al prossimo video, ciao ciao!